Tira fuori il telefono, apri la fotocamera, puntala su una pianta che non hai mai visto. 3 secondi, nome, specie ed habitat. Hai appena usato un Pokédex. Non la replica di un fan, uno vero. La scienza è già arrivata lì, ma non è questo il punto. Il punto è un altro, il Pokédex originale, quello di Oak, quello del 1996. Non era quello che pensavi. Sotto la superficie da strumento per bambini c'era qualcosa di molto più strano e nessuno te l'ha mai detto. Signori miei, benvenuti su Akira Popcorn. Ma partiamo dall'inizio. Nintendo lancia Pocket Monster rosso e verde in Giappone e tra tutti gli oggetti di quel gioco, le Pokéball, le medaglie e il Pokémon iniziale, c'è uno strumento che non assomiglia a niente del resto, a niente di quello che esisteva prima, il Pokédex. Pensa a cos'era il 96. Non c'era Google, non c'era Wikipedia. Quell'idea che oggi ci sembra così ovvia, nel 96 era fantascienza e Nintendo l'aveva messa in un videogioco per bambini. Il Pokédex è un palmare tascabile. Lo ricevi all'inizio dell'avventura. È completamente vuoto. E il tuo compito, l'unico compito che Oak ti dà davvero, è riempirlo. Vedi un Pokémon, ottieni nome ed immagine, lo catturi ed ottieni la scheda completa. Abbiamo l'altezza, il peso, il tipo e la descrizione del Pokémon in questione. Molto semplice, no ragazzi? Ma già qui c'è una cosa che non torna. Quelle descrizioni non le hai scritte tu. Qualcuno le ha già inserite. Qualcuno sa già tutto. Sa già tutto di creature che nessuno ha ancora catalogato. Ma chi? Nell'anime la risposta è che il Pokédex è stato scritto da una famiglia intera di studiosi, nel corso di varie generazioni. Nei giochi la logica cambia ogni volta, e questo è interessante, perché il Pokédex non è mai rimasto uguale. Si è evoluto insieme alle console Nintendo. Il Pokédex di Yoto imita il Game Boy Color, quello di ON ricorda un Game Boy Advance. Poi diventa sempre più simile alle console che usiamo davvero. E non è un caso. È come se il mondo Pokémon aggiornasse la sua tecnologia ogni volta che il mondo reale la aggiornava. Un dispositivo che cresce insieme a chi lo utilizza. Ma c'è una domanda che nessuno si fa mai. Se il Pokédex cresce, se cambia forma, cambia funzione e cambia logica, cosa rimane uguale? Cosa tiene insieme 30 anni di versioni diverse di uno stesso oggetto? La risposta è semplice, ma ci arriviamo dopo. Poi arriva Leggende Pokémon Arceus e qui tutto cambia. Non esiste ancora nessun Pokédex e sei tu il primo. L'Eventon te lo consegna vuoto e ti chiede di costruirlo sul campo, osservando, avvicinandoti e catturando. Non è un archivio precompilato, è un documento scientifico che nasce dall'esperienza diretta, dal lavoro di una persona sola in mezzo alla natura. Pensa a quanto è diverso dal Pokédex di Oak. Lì ricevevi uno strumento già pensato. Qui sei tu lo strumento. In Spada e Scudo il Pokédex vive dentro Rotom, un Pokémon che abita il dispositivo e ti parla mentre lo usi. È qualcosa che interagisce con te. 3 versioni dello stesso soggetto, 3 filosofie diverse di catalogazione. E adesso posso risponderti. Cosa rimane uguale in 30 anni di Pokédex? L'obiettivo? Sempre lo stesso, catalogare il vivente specie dopo specie e senza eccezioni. E adesso che lo sai, adesso che hai visto come funziona davvero, devi sapere che qualcuno nel mondo reale ha provato in questo momento a costruire la stessa identica cosa. Adesso tira fuori di nuovo il telefono, per davvero. Si chiama SEC, è un'app gratuita. Tu la apri, punti la fotocamera su qualcosa di vivo, una pianta sul balcone, un insetto sul muro, un fiore che non hai mai visto prima. Punta qualcosa e guarda cosa succede. Fallo adesso se vuoi. E in pochi secondi il sistema ti restituisce il nome della specie, la famiglia biologica e anche l'habitat. Funziona. Adesso prova con qualcosa di più difficile, dai.
un insetto che si muove, una foglia parzialmente nascosta, oppure una specie rara che non ha molte foto nel database. A volte funziona e a volte no. E questo limite e questa imperfezione è esattamente quello che rende il sistema onesto. Non è onnisciente, proprio come non lo era il Pokédex all'inizio, proprio come Hawk che ti consegna uno strumento vuoto e ti dice adesso riempilo tu. SEC riconosce oltre 80.000 specie, 80.000, e adesso dimmi ancora che non è un Pokédex. Ma c'è di più. SEC non funziona da solo, dietro c'è iNaturalist. iNaturalist non è un'app, è un progetto scientifico globale. Più di 400 milioni di osservazioni caricate da utenti in tutto il mondo. Fermati su questo numero. 400 milioni. Abbiamo, ragazzi, piante, animali, funghi, addirittura insetti. Ogni osservazione ha una posizione geografica, una data distinta, una fotografia. E quei dati, tutti quei dati, finiscono in database scientifici reali e usati dai ricercatori di tutto il mondo per capire dove le specie stanno sparendo, per capire a che velocità e per capire se c'è ancora tempo. Capisci cosa sta succedendo? Non c'è un professore Hawk in un laboratorio che compila le schede da solo. Ci sono milioni di allenatori, milioni di persone che escono di casa con uno smartphone in mano e costruiscono insieme il Pokédex del mondo reale. Gente comune, non siamo tutti scienziati o esperti. Persone che hanno puntato la fotocamera su qualcosa che non conoscevano e hanno contribuito a un database scientifico globale. E tutto questo senza saperlo. Si chiama Citizen Science e non è una metafora. È esattamente la stessa architettura. Osservi, identifichi, cataloghi e condividi. La fiction ha anticipato il modello. Non per caso, perché Satoshi Tajiri, il creatore di Pokémon, da bambino collezionava insetti, guardava la natura intorno a lui e voleva catalogarla tutta. Poi la società è cresciuta, il cemento ha preso il posto dei prati, gli insetti sono scomparsi e Tajiri ha costruito un videogioco in cui poteva fare tutto quello che lui non riusciva più a fare nel mondo reale, quando era bambino, ovvero catturare, studiare, catalogare e tenere traccia di tutto il vivente. Il Pokédex quindi non è nato da un'idea tecnologica, è nato da una perdita. E adesso che lo sai, adesso che hai visto da dove viene, devi sapere un'altra cosa. E dentro quel Pokédex ci sono delle voci. Non prendetemi per pazzo, non sento le voci, ma sono voci che nessuno ti ha mai chiesto di leggere davvero. Fin qui ti ho parlato di tecnologia, di database, di citizen science, se mi ricordo bene, di un'idea che ha anticipato il mondo reale. Ma adesso fermiamoci, perché c'è una domanda che nessuno si fa mai. Quelle descrizioni nel Pokédex, quelle 2-3 righe per ogni creatura, le hai mai lette davvero? Non da bambino che cerca le mosse migliori per vincere, ma da adulto. Perché sicuramente qualche carta a casa o un gioco, se le rileggi adesso alcune di quelle voci, non sembrano l'enciclopedia di un gioco per bambini. Sembrano qualcos'altro. Ma iniziamo da Gengar, quella faccia viola, quel sorriso largo, uno dei Pokémon più amati della prima generazione. Lo conosci da sempre. Forse l'hai avuto in squadra, forse era uno dei tuoi preferiti. Secondo il Pokédex, Gengar un tempo era un essere umano. Adesso vaga nel buio alla ricerca di un compagno. E per trovarlo sottrae la vita agli altri. Rileggilo adesso. Un Pokémon che alleni, che mandi in battaglia, che magari hai ancora nella tua squadra, era una persona. E adesso uccide per non essere solo. E non è una leggenda metropolitana. Non è una teoria dei fan. Ed è scritto con il tono piatto di un'enciclopedia a 3 cani. Yamaska è più breve, ma forse ancora peggio, signori miei. Porta con sé una maschera. Quella maschera raffigura il volto che aveva quando era umano. Di tanto in tanto si ferma, la guarda e piange. Una creatura che ricorda ancora cosa era e che non riesce ad accettarlo. Ma andiamo avanti.
Perché il colpo finale è Cubone. Cubone porta un teschio come il metto. Non è un teschio qualunque, è il teschio di sua madre. Il suo verso risuona dentro quel cranio. È il pianto di un cucciolo che chiama qualcuno che non può rispondergli. Signori miei, ogni giorno, in ogni battaglia e per sempre. Ora fermatevi un secondo. Questo Pokémon lo catturi, va bene, lo alleni, lo mandi a combattere. E lui combatte, lo sappiamo. E combatte con il cranio di sua madre sulla testa. È il suo stesso pianto che risuona dentro. Viene la pelle d'oca. Comunque abbiamo 3 Pokémon. La morte di se stessi. La memoria di quello che eri. Il lutto che non finisce mai. E tutto questo era scritto in chiaro in un gioco che ti hanno messo in mano quando avevi 8 anni. O che non ti ha mai detto di leggerlo. Ti ha detto di completarlo. E c'è una differenza enorme tra completare un catalogo e capire cosa c'è dentro. Perché il Pokédex non era solo uno strumento di gioco, era un archivio che conteneva paura, dolore e la morte, che descritta con il tono piatto di un'enciclopedia scientifica fa ancora più paura. Come se catalogare il dolore fosse normale, come se fosse sempre stato lì, e in effetti lo era. Ma torniamo all'inizio. Un ragazzo di nome Satoshi Tajiri cresce in una città alla periferia di Tokyo. Colleziona insetti, come abbiamo detto, li studia e li cataloga. Quello è il suo mondo. Poi la città cresce. Il cemento avanza come nei film di Miyazaki. I prati spariscono e gli insetti con loro. Tajiri perde qualcosa che non può più recuperare. Signori miei, prima di andare avanti con il video, grazie di essere rimasti fin qui, vi volevo chiedere un commento sotto al video per smuovere un po' anche l'algoritmo, visto tutto il lavoro che faccio. Volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi tanto di essere qui ogni domenica con me e di ascoltare le mie teorie. E volevo chiedervi, visto che la maggior parte delle persone che guarda i miei video non è iscritta al canale, di farlo per favore e di mettere like al video. Come sapete, anche se i video secondo me meritano, YouTube è comunque un algoritmo e più interazioni ci sono, meglio è per continuare questo meraviglioso lavoro che sto facendo insieme a voi. Grazie a tutti e che il video continui. Non è una metafora, è quello che succede davvero quando un bambino guarda fuori dalla finestra. E il campo che c'era ieri non c'è più, ricordatevi. E anni dopo, quando fonda Game Freak e comincia a costruire Pokémon, mette dentro quel gioco tutto quello che aveva perso. La meraviglia di trovare una creatura nuova, il desiderio di tenerla, il bisogno di catalogarla prima che scompaia. Il Pokédex non era un gadget, era un atto di memoria. E adesso pensate un po' a questo. Mentre Tajiri costruiva il suo Pokédex, nel mondo reale gli scienziati stavano cercando di fare esattamente la stessa cosa. Catalogare il vivente prima che sparisse dalla faccia della Terra. E nel 92, 4 anni prima di Pokémon Rosso e Verde, le Nazioni Unite firmavano la Convenzione sulla diversità biologica, un accordo internazionale per proteggere le specie del pianeta, perché già allora era chiaro che le stavamo perdendo. Tajiri non lo sapeva ai tempi, o forse sì, ma quello che ha costruito, inconsapevolmente o no, era una risposta allo stesso problema. Come fai a proteggere qualcosa che non è ancora catalogato? Prima devi sapere almeno che esiste. E adesso pensa a SEC, milioni di persone che escono di casa e catalogano quello che trovano. Ricercatori che usano quei dati per capire dove le specie stanno sparendo. Non è la stessa cosa, ma nasce dallo stesso impulso. Il desiderio di non perdere niente, di dare un nome al vivente prima che scompaia. E adesso sai anche che dentro quel catalogo non c'è solo scienza. Dentro quel catalogo di un gioco per bambini c'era dolore, lutto e la morte scritta, con il tono di un'enciclopedia. Perché catalogare il vivente significa anche fare i conti con quello che il vivente porta con sé. La perdita, la trasformazione e la fine. Gengar
che uccide per non essere solo. Yamask che piange guardando il suo vecchio volto da essere umano. Cubone che combatte con il cranio di sua madre sulla testa. Tajiri lo sapeva. Tajiri lo aveva già vissuto. Quando hai perso qualcosa, qualcosa di vivo, qualcosa che non torna più, la prima cosa che fai è cercare di ricordartelo. Il Pokédex te lo diceva già. Te lo diceva da 30 anni, in silenzio, nascosto tra altezze e pesi e tipi elementali. Aspettava solo che smettessi di correre verso la prossima palestra. Io sono Giuseppe, questo è Akira Popcorn e se questo video ti ha fatto guardare dentro qualcosa che credevi di conoscere, allora ha fatto esattamente quello che doveva fare. Signori miei, come al solito, benvenuti su Akira Popcorn. Ciao a tutti.